Ciao, sono Salvatore Salvo, insieme a Francesco, mio fratello, porto avanti la pizzeria Salvo da Giorgio Caimano e siamo nella nostra nuova sede alla Riviera di Chiaia. Buongiorno, sono Salvatore Bianco, lo chef il comandante dell'Hotel Romeo di Napoli e siamo qui oggi con Salvatore Salvo alla pizzeria Fratelli Salvo. Con Salvatore spesso ci siamo sempre dibattuti per come potevamo utilizzare alcuni tipi di ingredienti sulle nostre pizze. In particolar modo la domanda che abbiamo rivolto a Salvatore più volte è come potevamo utilizzare tutta la nostra selezione di pomodori, ne sono 6, su una sola pizza. E Salvatore poi ci ha dato un po' la chiave per creare questa pizza ai 6 pomodori. Credo che la forza di questa pizza sia la semplicità e la memoria, perché è una pizza che per noi campani ricorda appunto l'infanzia. Parte da un presupposto tradizionale, la pizza a pomodoro, che era forse la pizza degli albori, che in realtà viene letta in una chiave innovativa, utilizzando poi delle innovative tecniche di cucina, trasformando l'ingrediente principe della pizza, il pomodoro, in 6 elementi diversi che divengono a loro volta 6 ingredienti, 6 elementi ben distinti, lavorati poi diversamente. Sì, diciamo forse la parte un po' complessa era quella di dare la giusta personalità, il giusto valore a ogni pomodoro utilizzato, cercando poi alla fine di dare anche una chiave totale e una chiave unica nell'assaggio della pizza in sé. Piuttosto che relazionarla, adesso andiamola a fare. Okay, Facciamola vedere perché... Facciamo una pizza Salvatore al quadrato. Su questa pizza c'è una base di pomodoro corbarino, c'è un pomodoro di Gragnano affumicato, c'è una polpa di San Marzano in acqua e sale, un pomodorino confit, un datterino grigliato e alla fine aggiungiamo un pomodoro del pinnolo tagliato e marinato. Ci siamo trasferiti all'interno della mia cucina per vedere le 3 preparazioni dei pomodori necessarie a chiudere la pizza. Prendiamo i nostri pomodori, li tagliamo per metà, mettiamo un po' di olio alla base della teglia e li lasciamo così. Appena saranno stati tagliati i nostri pomodori ci spostiamo sulla piastra e cominceremo ad abbrustolirli leggermente cotti, quasi bruciacchiati, in modo da dare questo tono amarognolo alla pizza. Li poggiamo sulla padella col lato tagliato verso il basso, in modo da far uscire i liquidi gradualmente con una fiamma molto moderata e far abbrustolire pian piano i nostri pomodori. Saranno necessari circa 12-15 minuti per ottenere il risultato che meglio si addice alle nostre preparazioni. Trascorsi 12-15 minuti e dopo aver girato per un paio di volte i pomodori durante la cottura, il risultato finale sarà questo. Passiamo alla seconda preparazione dei pomodori confit. Anche in questo caso un goccio di olio sulla base, meno rispetto a prima. Questo permetterà di non far attaccare i pomodori durante il disidratamento in forno. Tagliamo sempre i pomodori per metà. In questo caso, diversamente rispetto a prima, la parte tagliata la lasciamo verso l'alto e non verso il basso. Questo per evitare che perda troppo liquidi durante l'essiccazione. Ci aiuteremo con un po' di sale, accelererà l'estrazione di acqua dal pomodoro, e un po' di zucchero. Questo donerà dolcezza e anche in questo caso aiuterà l'osmosi, quindi la sottrazione di acqua dal pomodoro. Aggiungiamo per profumare i pomodori uno spicchio d'aglio tagliato in 3 pezzi, lasciandolo alla camicia, un po' di timo, e li depositiamo in forno a una temperatura di 80 gradi circa, una ventola media velocità, questo per non creare troppa compressione all'interno del forno. A seconda delle dimensioni del pomodoro resterà in forno per circa 20-25 minuti. Questo saremo noi a valutarlo durante l'asciugatura del pomodoro. Passiamo all'ultima preparazione, i pomodori affumicati. Prendiamo i pomodori, ci spostiamo su un barbecue, lasceremo i nostri pomodori nel barbecue per circa 20 minuti. Di tanto in tanto aumenteremo l'intensità del fumo aggiungendo dei trucioli di ciliegio che daranno quella nota affumicata al pomodoro che ci servirà poi nella preparazione della crema. I pomodori sono pronti, andiamo a frullarli. Aggiungiamo un goccio di olio extravergine e frulliamo i pomodori. Se necessario aggiungeremo un po' di sale.
Ecco l'effetto finale dei pomodori. Ha un profumo intensissimo di brace, di affumicato, ma gradevole. Nel frattempo sono pronti i pomodori confit che abbiamo messo in forno prima. Vediamo il risultato. Si sono appassiti, rimangono sempre un po' succulenti all'interno, questo è quello che volevamo. E adesso ancora caldi li metteremo in una soluzione grassa, un olio di semi, per dare una leggera riidratazione al pomodoro e permettere anche la conservazione grazie appunto al grasso e l'assenza d'aria che creeremo all'interno del nostro vaso di contenimento. Mettiamo il timo sulla base della nostra ciotola, i pomodori, l'aglio lo lasciamo che darà ulteriore profumo ai pomodori nella fase di riposo e di conservazione. Idratiamo con l'olio e lo facciamo stabilizzare e riposare per circa 4-5 ore. Il risultato finale dei 3 pomodori sarà questo: uno appassito in forno con un po' di olio, un po' di aglio, un po' di timo, del sale e dello zucchero di canna, lasciato poi a stabilizzare, a marinare e a maturare in olio di semi per qualche ora, 4-5. Il secondo abbrustolito in padella, un po' amarognolo, di grande importanza, fondamentale per la pizza. Il terzo affumicato, quindi i pomodori messi sulla brace, affumicati con dei trucioli di ciliegio, poi frullati ed emulsionati con un po' di olio. I 3 elementi necessari per completare la pizza che vedremo con Salvatore saranno questi. Adesso torniamo in pizzeria da Salvatore per assaggiare e provare finalmente questa pizza ai pomodori. Per completare la pizza io ho recuperato una polpa di San Marzano. Questi sono pomodori di San Marzano fatti in maniera artigianale, conservati nel vetro in acqua e sale. Ho recuperato dei pomodori di Corbara che ho schiaccio alle mani, così come si faceva anticamente nelle pizzerie napoletane. Il pomodoro di Corbara, che è questo piccolo pomodoro dei Monti Lattari che è estremamente dolce e ce lo usiamo come base. E poi c'è questo piennolo che io taglierei a spicchi e andrei a marinare con olio extravergine, basilico e giusto un profumo d'aglio. L'aglio lo buchiamo, non lo lasciamo spaccato, tagliato a pezzi, in modo da far rilasciare profumi, l'aroma, ma non invade la personalità e il carisma del pomodoro. Quindi lo buchiamo leggermente, questo permetterà appunto di miscelarsi insieme al pomodoro, all'aglio, il liquido e un po' di grasso che ha messo Salvatore, un olio Evo. Questo crea un'emulsione che poi sarà la parte conclusiva fresca, verticale della pizza, immagino. Sì, questo è il nostro impasto che è lievitato 24 ore. Tradizione napoletana pura, facciamo l'impasto la sera prima per la sera dopo o il pranzo prima per il pranzo dopo. Fa una lunga lievitazione in massa di quasi 16-18 ore e poi la stagliamo a panetti. Arriviamo a una idratazione di quasi 70%. E l'impasto è estremamente morbido per garantire la sofficità e lo sviluppo della pizza napoletana. Lo stendiamo rapidamente in maniera uniforme, facciamo la stesura napoletana, stendiamo il disco di pasta uniforme e poi ce lo tiriamo sulla pala. Facciamo una base di pomodoro di Corbara, facciamo in modo di non aggiungere molta farina sotto la pizza che possa bruciare. Aggiungiamo la polpa di San Marzano che rompiamo con le mani. Dobbiamo fare sempre in modo che i pomodori non si vadano a sovrapporre. Aggiungiamo dei fiocchetti di crema di pomodoro affumicato. Cerchiamo sempre di non sovrapporre i vari pomodori in modo da avere un pezzo di pizza con i vari pomodori e soprattutto che i pomodori sovrapponendosi non vadano poi a pregiudicare la cottura. Abbiamo dei pomodori abbrustoliti che danno quella nota amarognola. Aggiungiamo del basilico. Qui ci vuole basilico abbondante, un po' come quando ci facciamo la fresella a pomodoro d'estate, e dell'olio. Poi all'uscita aggiungiamo altri 2 pomodori. Abbiamo infornato la pizza in un forno napoletano a 450 gradi. Vista la quantità di pomodoro e soprattutto l'abbondanza quindi di liquido, dobbiamo fare attenzione alla cottura che non venga pregiudicata dalla quantità di pomodoro. Adesso completiamo la pizza aggiungendo gli ultimi 2 pomodori. Aggiungiamo alcuni dei pomodori confit preparati dallo chef che nel frattempo abbiamo fatto un po' ridratare in olio di girasole. Poi c'era il pinnolo marinato, che nel frattempo si è insaporito. E la chicca, chef, io ho scelto un olio extravergine molto robusto. È un blend a base di ravice che aggiungo con un filo abbondante, come si faceva una volta, il doppio giro sulla pizza, che dà personalità e forse diventa anche il protagonista di questa pizza. Questa è la nostra pizza a pomodoro, una pizza fatta con 6 pomodori diversi,
una pizza che parte da uno spunto tradizionale, la pizza degli albori, quella a pomodoro, quella che faceva il forno sotto casa, e che con semplici tecniche di cucina diventa innovativa. Ribattezzata Salvatore al quadrato.